Buongiorno e di nuovo bentornati qui sul mio canale. Oggi faremo un dolce veramente particolare perché vi porterò addirittura alla storia di 2000 anni fa. Oggi faremo un dolce tipico dell'antica Roma ed è il pan giallo. Questo dolce prevedeva degli ingredienti che erano tipici di quell'epoca, ovvero la frutta secca, la frutta appassita, il miele. Il tutto poi veniva ricoperto con questa copertura dorata che poteva essere, per chi aveva meno possibilità economiche, con il tuorlo d'uovo, ma chi invece ne aveva di più con lo zafferano, cosa che noi faremo oggi. Questo dolce veniva preparato per gli amici o per i parenti più stretti come buon auspicio, e Dio solo sa se quest'anno abbiamo bisogno veramente di buoni auspici per il prossimo. E veniva preparato subito dopo il solstizio d'inverno. Veniva chiamato anche così perché doveva richiamare il sole che rinasceva e riportava la luce dopo le tenebre dell'inverno. Quindi adesso ci vediamo la ricetta. Una cosa importante, per chi ancora non l'avesse fatto, iscrivetevi al canale e cliccate la campanella lì sotto, così non perderete i miei prossimi video. Ci vediamo dopo la ricetta. Mettiamo a sciogliere a bagnomaria il cioccolato. Prendete 75 g di mandorle pelate, 75 g di nocciole tostate, 75 g di gherigli di noci, 100 g di miele, io ho usato il millefiori, 100 g di uvetta appassita già ammorbidita nell'acqua, 75 g di farina, 40 g di cedro candito. Tritiamo grossolanamente tutta la frutta secca, le noci, le nocciole e le mandorle. Grattugiate la scorza di un limone e di un'arancia. Fatelo però nella parte superiore, così vi rendete conto se state grattando soltanto la buccia o anche la parte bianca, che risulterà molto amara. In una ciotola dove avete messo le scorze grattugiate mettete ora il miele, la frutta secca, il cedro candito, l'uva passa e infine il cioccolato fuso. E mescolate per bene tutto qua. Mettete ora la farina bianca poco per volta e mescolate bene affinché venga completamente assorbita. Infarinate per bene le vostre mani. Raccogliete il composto e pressatelo formando una forma ovale o rotonda, a vostra scelta. In una piccola ciotola mettete 3 cucchiai di farina e 2 cucchiai d'olio e mescolate bene affinché si addensi. Isn't that amazing? In Christmas times. Ora potete aggiungere lo zafferano sciolto nell'acqua, ma se la copertura dovesse risultare un pochino lenta, allora potete addensarla con un pizzico di farina. Christmas in my heart, but
ora possiamo spalmare la nostra pastella sul pan giallo, coprendolo completamente su tutti i lati. Doesn't matter, it's Christmas in my heart, and I can promise Santa's coming to visit. No, he wouldn't miss this in Christmas times. Oh, and the sunset, it is just getting better on a blanket with the skyline painted in blue. Ooh, yeah, that's what we do. We'll be chilling and having a good time. Doesn't matter if the snow is falling or the wind blows and the rain is pouring. It will always be Christmas in my heart. But this year I wanna hang out with my Come avete visto, un delizioso dolce che risale addirittura a più di 2000 anni fa, di buon auspicio, quindi quale miglior occasione per poterlo fare e regalare ai nostri cari? Soltanto una cosa, quando fate la copertura cercate di mettere un pochino più di farina perché la copertura deve diventare densa e come avete visto si forma la crosticina e dà questo colore giallo. Io chiaramente ho utilizzato lo zafferano che avevo in casa e avevo anche quello in pistilli che è chiaramente molto buono, ma va benissimo anche la bustina. Come avete visto, negli ingredienti che abbiamo utilizzato per fare il pan giallo c'è un intruso, che è il cioccolato. Come tutti voi sapete, il cioccolato è stato importato dagli spagnoli, dalle Americhe, dopo il 1500, quindi non era assolutamente concepibile che i romani potessero metterlo in mezzo. È chiaro che questo pan giallo ha avuto delle contaminazioni nel proseguio del tempo, quindi è stato inserito appunto il cioccolato fondente. Gli ingredienti poi potevano cambiare a secondo di dove veniva fatto e quindi magari c'erano diversi tipi di frutta appassita come le albicocche o le prugne, quindi potete anche variare, o i fichi secchi. Io vi ringrazio per avermi tenuto in compagnia fino a questo momento, ci vediamo alla prossima ricetta, buona giornata a tutti!